Sono Marco Trussardi, sono a tutti gli effetti un insegnante di disegno e storia dell'arte, sono anche un attore e autore di spettacoli di teatro ragazzi e quindi collaboro con 2 compagnie che sono il Teatro Prova di Bergamo e Figli Maschi, e alterno a questo anche un po' una mia passione che è quella della scrittura, a scrivere o racconti, o incredibilmente sono riuscito a scrivere anche un libro. Da cosa è partita l'idea di scrivere appunto questo saggio e come poi si è evoluta anche in relazione al libro di oggetti socievoli e all'idea di oggetti socievoli? Ho trovato il tema degli oggetti socievoli molto utile per me per focalizzarmi soprattutto su una condizione che ho vissuto ormai 1 anno fa, durante quello che è stato il grande lockdown di 2 mesi che c'è stato a tutti gli effetti in Italia, per cercare di rielaborare delle sensazioni, ma soprattutto delle immagini di cosa stava succedendo nella mia dimensione esistenziale in qualche modo, ma condizionata dalla condizione fisica e lavorativa dell'essere recluso in casa a tutti gli effetti. In questa nuova dimensione ho vissuto effettivamente esperienze diverse, ma solo grazie anche un po' allo stimolo che mi è stato proposto e mi è stato dato di scriverne anche solo un racconto, sono riuscito a mettere a fuoco in qualche modo tutta una serie di sensazioni, di sentimenti e soprattutto di immagini che mi sono capitate in questa nuova condizione. La cosa interessante è che non solo mi sono trovato a vivere una condizione di isolamento, ma al tempo stesso, per forza di cose, attraverso questa nuova modalità della didattica a distanza, a doverla condividere tra l'altro la mia quotidianità e casa mia, anche direttamente con altre quotidianità e altre case che sono quelle dei miei studenti. Quindi è stato un elemento in più di vicinanza in un momento per forza di distanza. È stato l'anno scorso una sorta di grande evento inizialmente a cui tutti noi eravamo impreparati, e a partire da questa impreparazione si è cercato di condividere delle esperienze. Ripeto, la cosa interessante è stato il fatto di riuscire a trovare degli elementi di condivisione di quella che è stata la partecipazione a questa grande sospensione che ha bloccato un po' tutto. Se uno non è stato effettivamente particolarmente toccato nell'intimità, purtroppo appunto, da quello che è stato il grande dramma del Covid, del virus e della pandemia, a tutti gli effetti la si è vissuta inizialmente come una grande esperienza di condivisione. Grazie a tutti quelli che sono i mezzi che abbiamo, si è riusciti a condividere direttamente all'interno delle nostre quotidianità, delle nostre case, questa condizione che per forza di cose ha comunque omologato un po' tutti, pur tutti in maniera diversa ovviamente. All'interno del racconto tu fai vedere diverse realtà, è come una sfumatura di quello che è intorno a te, ma che allo stesso tempo tu non puoi toccare, ma puoi soltanto sentire. Il fatto che alla fine si vede che tu sei un insegnante ovviamente, ma devi essere anche colui che supporta questi studenti. Secondo te il rapporto con i tuoi studenti è cambiato quest'anno? Secondo me c'è stata una grande occasione, appunto, trovare una nuova dimensione quasi nell'approccio e nella relazione con gli studenti, perché ci si è trovati in un diretto contatto, pur filtrato dallo schermo, con quelle che sono le vite degli studenti, al di là di quello che è l'universo scuola e quindi al di là di quello che è fisicamente una classe a tutti gli effetti. Questo, d'altra parte, come stavi dicendo, ha creato quasi una sorta di voyeurismo, nel senso di entrare nelle vite degli altri ma rimanendone pur sempre spettatore. E nel momento storico che è stato vissuto e che in realtà purtroppo tuttora si sta vivendo a tutti gli effetti, ha permesso forse, ed è stata anche una buona opportunità, per ricalibrare un po' il concetto di quello che è un puro nozionismo della lezione in sé, quindi di quello che dovrebbe essere l'insegnamento e l'apprendimento, rispetto a quella che invece è la costruzione di un'esperienza, di una formazione, e quindi anche rivedere un po' quelli che sono i ruoli in gioco e che sono stati i ruoli in gioco. A maggior ragione l'anno scorso, cosa che continuavo a ripetere anche con gli studenti con cui cercavo di costruire delle lezioni direttamente da casa, era di venirci incontro nella costruzione appunto di quello che è una relazione, né più né meno. È stato un momento in cui le pure nozioni sono passate ovviamente in secondo e terzo piano, magari da un lato aiutavano a staccare in qualche modo e quindi a dedicare una parte di cervello e di pensiero a qualcosa che non fosse la grande emergenza che si è vissuta, e quindi quello sicuramente è stato comunque un motivo di evasione. Ma d'altro canto invece
forse ha aiutato a reinstaurare delle relazioni anche un po' più umane, forse, mettiamola così, meno formali, e questa informalità forse ben venga che esista, nel senso che pur mantenendo quelli che chiaramente sono pur sempre delle categorie, dei ruoli diversi, ha smascherato la grande ipocrisia di quello che sono pur sempre appunto delle semplici, pure categorie di forma. E quindi è stato un modo, nonostante, ripeto, la distanza, di avvicinarsi un po' di più a dei nuovi ruoli di concepire quello che è l'insegnamento. È vero, per forza di cose mi sono ritrovato comunque in delle situazioni in cui, a mia insaputa anche, oltre a essere un semplice osservatore, sono diventato anche quasi una sorta di psicologo, cosa che non mi compete e non lo so fare ovviamente. Però, dato soprattutto quel grande step, quel grande momento che c'è stato della primissima vera emergenza, ripeto, si è partecipato a un rituale talmente collettivo che ormai tutto passava in secondo piano, e in primo piano invece è diventato quasi una grande condivisione di quella che è stata un po' l'esperienza, e questo si è riuscito secondo me a portarlo poi all'interno di quella che è il grande concetto della didattica. Tutto quello che è venuto a mancare, cioè il contorno alla didattica vera e propria, e quindi quelle che sono le relazioni umane, le esperienze umane, il contatto diretto, così facendo è stato un modo per cercare di reinterpretarlo, e quindi, mettendo a soqquadro quelle che sono le categorie ben distinte tra loro, che sono quella degli insegnanti e gli studenti, si è trovato invece un punto comune, che è quella dell'essere degli esseri umani, delle persone che comunque condividono quelle che magari sono delle ansie, delle preoccupazioni, ma magari anche tranquillamente delle gioie, senza problemi, senza per forza dover negare il fatto che c'è stato anche questo magari durante il periodo della prima vera grande emergenza che si è venuta a creare, anche quando si è in presenza. Dico anche quando, perché in realtà comunque quest'anno, purtroppo e per forza di cose, l'insegnamento, quantomeno in Italia, sta continuando a distanza. Hanno riscoperto gli studenti stesso, secondo me, il piacere di andare a scuola, cosa che mai avrebbero detto in vita loro, nel senso che appunto è proprio grazie alla scuola, al concetto di scuola come grande contenitore, che appunto si vanno a formare delle relazioni umane. Parliamo di scuola, ma potrebbe essere anche il lavoro, nel senso che in verità tramite questa pandemia abbiamo perso un po' quello che è la relazione tra spazio e tempo da certi punti di vista, e penso appunto anche per gli studenti questa cosa sia stata abbastanza drammatica. L'altra cosa che volevo chiederti in relazione al tuo testo appunto è stato l'uso degli oggetti che hai fatto come descrizione durante il tuo testo. Penso che questa cosa sia stata pensata anche in relazione appunto a oggetti socievoli. La parola didattica l'ho scoperta l'anno scorso praticamente, così come l'anno scorso ho scoperto la dimensione degli oggetti. Ritrovandomi chiuso in casa, in un bilocale che comunque condivido, mi sono scoperto circondato di oggetti. Me ne sento talmente circondato in uno spazio così piccolo che a tutti gli effetti sono una presenza ingombrante, ma una presenza che c'è, in quanto oggetti significa che me li sono procurati forse io, a mia insaputa. Di quanti oggetti noi ci troviamo circondati senza accorgercene, e che collezioniamo senza accorgercene, e che riscopriamo senza accorgercene pur all'interno delle nostre case. È un po' come quella che è stata la riflessione del vostro libro, appunto. Una volta che ci si è ritrovati chiusi in casa, come si stava dicendo prima, nei grandi lockdown che ci sono stati, per forza di cose si è riscoperta forse una relazione diretta anche con gli oggetti, proprio perché gli oggetti sono diventati una presenza di cui accorgersi, non più, e ripeto per l'ennesima volta la parola, contorno. Se vuoi aggiungere qualcosa magari sul titolo per spiegarlo? Beh, il titolo Dad o Dead appunto gioca appunto sul fatto che è un modo per cercare di sintetizzare due situazioni che si sono venute a creare per forza di cose da un mio punto di vista. È quella del raccontare della didattica a distanza, che appunto utilizzava questo DAD come acronimo, quindi didattica a distanza, con invece delle situazioni molto più familiari e quasi viscerali che si sono andate a creare anche con quelli che sono i diversi studenti, e quindi in questo entrare nelle famiglie. Perciò questo riferimento al papà e quindi alla sfera familiare, utilizzando l'inglese, ho cercato questo tipo di sintesi nel cercare di raccontare appunto come si è entrati in diversi mondi che non mi appartengono, ma per forza di cose in un periodo storico mi sono appartenuto. Quindi come da spettatore mi sono ritrovato a essere anche interprete a mia volta delle vite degli altri.